di questo, ma ovviamente anche non solo, della questione mia a 360 gradi a Giuseppe Pastore. Giuseppe, ciao, ben ritrovato. Ciao Giuseppe, ti Aspetta che ti sentiamo sentiamo male. Non so male. se hai viva voce o... Ok, Ah, ok. e mentre vi racconto una barzelletta. No, scherzi. Eccomi, meglio Ora adesso? Molto Sì, meglio, sì, molto ciao sì. meglio. Giuseppe. Ok, Ciao, ciao. ciao. Beh, io ti chiedo un pochino conto, innanzitutto se vuoi fare un 30 secondi di affresco. Poverino, lo chiamiamo sempre dopo partite. Vabbè che Ma scusa, ultimamente... quando lo devo chiamare? Quando No, abbiamo ma vinto? lo so, infatti, esatto. Cioè, Beh, allora, che dire, la stagione del campionato è finito del Milan, io penso che ci sia ancora l'estremo appiglio della Coppa Italia che non va assolutamente snobbata dai tifosi, intendo dire, dall'ambiente, anzi non penso che sarà così. Il campionato è finito ieri, secondo me c'è questa partita che teoricamente potrebbe rappresentare l'ennesima ultima spiaggia. Io do un 20% all'Italia di raggiungere il secondo posto del ranking UEFA, che darebbe all'Italia il diritto di avere anche la quinta in Champions, quindi poi bisogna anche un po' vedere come vanno le coppe, soprattutto se la Roma elimina l'Athletic Bilbao, che secondo me è la vera gara decisiva, ma in ogni caso non penso che il Milan arrivi quinto, perché quelle che vedo, che ho visto ieri sera, che ho visto a Torino, che ho visto insomma tante volte in questi ultimi 2 mesi, sono segnali di un crollo che ormai non è nemmeno più nascosto. Si parla apertamente di una rivoluzione dirigenziale, societaria. I nomi dei direttori sportivi abbondano, e quando persino un allenatore come Conceição arriva a dire, che fa capire che è molto infastidito dai nomi che legge, dagli allenatori che fanno le interviste, ed rivendica con orgoglio che lui ha eliminati alcuni di questi, vuol dire che insomma parla già da ex allenatore. E lo intendo dire a luglio, ma anche tra qualche settimana secondo me. Quindi mi pare che insomma siamo di nuovo arrivati al punto di partenza, insomma, la stagione si commenta da sola, e l'aggettivo fallimentare, a parte quelle 2 partite a gennaio in Arabia, mi sembra quello più calzante per questa stagione. Giuseppe, ma basta un direttore sportivo o bisognerebbe rivoluzionare tutto ai piani anche molto più alti? Certo, io sono d'accordo con te, la domanda è ben posta. Il direttore sportivo ce ne sono di tanti tipi, ci sono direttori sportivi alla Manna, che di fatto è un esecutore dei voleri di Conte a Napoli, ci sono direttori sportivi come quelli del Bologna o come quelli di tante scuderie che invece sono proprio loro a decidere tutto, e questo è il punto. I nomi che girano sono molto vari, come giravano nomi, come sono diversi Fonseca e Conceição. Un altro dei problemi del Milan è che ha assunto allenatori in contraddizione col precedente, quindi senza dare dimostrazione di avere un progetto vero e proprio. I nomi che girano sono molto diversi a loro volta. Il direttore sportivo non è nulla se non ha il pieno controllo delle operazioni, e non è solo il mercato ma anche la scelta del tecnico. Faccio un breve passo indietro. Noi siamo partiti quest'anno con la società che faceva capire all'ambiente che l'allenatore non è poi così importante, perché tanto è soltanto un esecutore di una progettualità decisa da altre persone, che quindi Conte non è, no, ricordate le famose parole di Ibrahimovic a luglio. Adesso mi pare che le cose siano completamente cambiate, e già questo sottolinea la confusione di queste persone. Quindi insomma io andrei giù pesante con la dirigenza, io andrei proprio a discutere tutti, perché sono tutti responsabili, Furlani, Moncada, Ibrahimovic, non so chi altro abbia avuto voce in capitolo. Ci sono figure come quella di Mendes che non fanno assolutamente il bene di nessuna squadra, come non lo fa nessun procuratore, perché la Roma quest'anno hanno avuto un periodo in cui era stato Peppe Riso a suggerire la scelta di Juric, e Juric è durato 2 mesi. Sono cose che non fanno assolutamente bene alle squadre, e quando le squadre vanno a affidarsi o comunque cadono nella tentazione di scegliere di farsi aiutare, sono sempre cose che vanno a finire male. Quindi ci vuole qualcuno esperto, che non sia il primo incarico, che non sia ignaro del calcio italiano. Sono cose ben precise, ben specifiche, ma sono cose anche ovvie. È fastidioso ripeterle. Io 2 anni fa accolsi, come tutti voi, con stupore il licenziamento di Maldini e Massara, ma non per tanto per loro due, quanto per il fatto che la società sembrava non voler
non dare peso a quanto fossero importanti due figure, non loro due, ma due figure, due ruoli così. Se dopo 2 anni siamo a ripensare, si vede che avevamo ragione noi, ma non è un discorso di ragione torto. Spero che arrivino figure esperte, chiunque esse siano, non c'è bisogno di prendere quelli che hanno vinto gli scudetti, paratici per forza, gente che conosce l'Italia, conosce il calcio italiano e preferibilmente abbia ampio margine di manovra. Giuseppe, ma visto che si parla tanto anche di giocatori, no? Volevo chiederti tu quanta percentuale magari di responsabilità dai anche a questi ragazzi che hanno mostrato più volte in stagione qualche lacuna, soprattutto dal punto di vista della personalità, e dato che si parla sempre soltanto di loro tre come se gli altri 20, 22, 23 non esistessero, se pensi che sia giusto a fine stagione liberarsi di Teo, Leao e Maignan. Allora, io quasi quasi sarei provocatorio nel dire che io ripartirei da Teo e Maignan, anche se mi rendo conto che Teo Hernandez sia indifendibile, e lo è in maniera evidente quest'anno, perché non è un errore, una simulazione, un'espulsione, sono 10 episodi più o meno gravi, più o meno evidenti che hanno sabotato la stagione del Milan. Non arrivo a dire che lo faccia apposta, per carità, però sono errori che io sono stupito che Teo Hernandez sia ancora in campo nel Milan, ed è uno dei problemi del Milan non aver pensato a luglio che questo giocatore così importante avesse comunque bisogno, come tutti i giocatori, di una riserva. Non ha riserve Teo Hernandez, ed è un ragazzino come Jimenez, che peraltro sta giocando a destra, perché nemmeno Walker ha delle riserve in questo momento. Comunque io sono stupito, io Teo Hernandez sinceramente avrei messo fuori rosa dopo Milan Feyenoord. Se così non è stato, anche perché c'è bisogno di lui, bisogna sedersi anche con lui a giugno, chiunque sia il nuovo direttore sportivo, che mi auguro venga scelto presto, e tirare una riga. Su Leao e Maignan mi viene da ridere. Leao nelle ultime 4 partite di campionato ha fatto gol ieri sera, rigore procurato a Torino, assist col Verona, gol a Empoli. Mi pare un problema, i problemi sono ben altri nel Milan attuale. Non è assolutamente un problema Leao. Su Maignan, tema controverso, è un portiere secondo me fortissimo. Io penso sempre che se un portiere ha un rendimento col club, un rendimento in nazionale, non è che è bipolare questo portiere. Evidentemente c'è un ambiente che avvilisce, avvelena, perché dopo 5 partite di Jimenez inizia a dare segni di sfiducia, come li dava Morata, che era partito bene e poi si fa prendere da questa malinconia, questo buco nero. Io perciò penso che quello che succederà, che sta succedendo adesso fino a maggio, non debba essere preso in considerazione, perché se ci basavamo sul trimestre ultimo della scorsa stagione, il Napoli doveva mandare via tutti i giocatori, e invece sono a un punto al primo posto come un allenatore serio che li ha rimessi in riga. Quindi sono cose che non fanno assolutamente testo. Su Teo Hernandez forse fare un discorso diverso, perché è un appannamento, ben più che un appannamento, anzi che dura da un pezzo, soprattutto non è più accompagnato da partite in cui è devastante come era in passato. Ecco, lì andrei a fare una. Su tutto il resto io cambierei pochissimo, aggiungerei un paio di centrocampisti, cosa che anche qui stiamo dicendo da 2 anni, qualche riserva in difesa, soprattutto sulle fasce. I centrali a me vanno bene, forse qualcuno un po' che ne sappia guidare il reparto. L'attacco sinceramente secondo me è il miglior attacco della Serie A come nomi, che poi non vengono messi in condizione di giocare bene perché è arrivato Joao Felix del tutto inutile, nocivo a Reinders, Pulisic e tutti gli altri. Questo è un problema che non riguarda i giocatori ma riguarda la dirigenza. Giuseppe, ti faccio l'ultimissima domanda. Ti fanno sempre domande sul passato, sui ricordi, sulle date, eccetera. Per una volta ti chiedo, palla di vetro, prossimo mese del Milan, cosa ti aspetti? Niente di buono, sinceramente. Tu parli di marzo, la Coppa Italia è ad aprile, quindi le sto su marzo. Perché insomma il Milan ha Lazio, poi Lecce, poi Como, no? Sono 3 partite insidiose per vari motivi, poi non ricordo cosa c'è dopo la sosta, forse Napoli sì, addirittura. Pensiamo a queste 3, di sicuro sono 3 partite che il Milan può tranquillamente perdere per come è sceso in campo ieri. Con la Lazio, secondo me la più facile quasi quasi è quella con la Lazio, perché la Lazio è in una condizione piuttosto affaticata, ha pochi giocatori e un po'
po' in calo, ed è una partita che insomma evidentemente per la legge del rimbalzo il Milan potrebbe anche approcciare meglio. Poi però c'è una settimana in cui non è che il Milan si riposa, le squadre in crisi vedono la settimana vuota come un incubo, perché sei tutti i giorni lì a Milanello, un clima pessimo, contestazioni, leggi i giornali e pubblicano qualunque cosa, quindi poi sai, hai due squadre che stanno meglio mentalmente per motivi diversi. Il Lecce si gioca la vita ogni partita e sappiamo, mi faccio sempre al Napoli dell'anno scorso. Il Napoli cominciò a inanellare una serie di partite spessime in trasferta a Empoli o in campi di secondo ordine, dove invece volevano i punti per salvarsi. Milan-Como è la classica partita in cui trovi una squadra che va a 1000, che si diverte, ti mette in difficoltà come ha fatto anche all'andata, in un clima come San Siro che sarà un clima pesante sia domenica sera che avanti, secondo me. Quindi niente di buono, insomma, ripeto, le partite che contano per il Milan sono quelle di Coppa Italia. Se avrà, come dire, voglia e testa di giocarle, come ha fatto in effetti tutti e tre i derby, che in questa stagione assurda sono paradossalmente l'unica nota felice, i 3 derby. Sì. Giuseppe, grazie ancora, ci vediamo Grazie a presto. voi. Alla Ciao. prossima. Ciao, 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 ciao. Ciao Giuseppe, ciao.